Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi voglio parlarvi di una cosa che ho letto in rete. A me piace scavare, girare, leggere su siti, forum, gruppi, anche Facebook stessi. Questo era un gruppo americano dove parlavano di eventuali migliorie, miglioramenti o alternative all'automotive elettrica. Allora, nello specifico questa, ragazzi, è un'opzione diciamo in più per andare a potenzialmente realizzare nuovi veicoli che siano elettrici, però non 100% elettrici. Mi spiego meglio. Allora, partiamo dal presupposto che questa tecnologia già oggi viene utilizzata sulle navi, sui sottomarini, sulle grandi navi da crociera, petroliere, eccetera eccetera. Stiamo parlando, ragazzi, di un sistema combinato, motore a combustione più motore elettrico più generatore. Questo si collega anche a un video che ho fatto ieri alla fine. Perciò come funziona questo sistema? C'è un motore a combustione, diesel, benzina, però solitamente hanno più forza i diesel, perciò vengono sfruttati e utilizzati i diesel, connesso albero ad albero con un generatore di elettricità. Questo sistema cosa fa? Perciò, partendo del combustibile gasolio, vai a produrre energia elettrica. Bene, questa energia elettrica cosa fa? 1. Ti ricarica delle batterie e 2. Ti fa funzionare dei motori elettrici, che nello specifico, ragazzi, sono i motori elettrici che spingono le navi, perché non so se tu lo sai o non lo sai, i sottomarini, le grandi navi da crociera, petroliere, navi portacontainer non tanto vecchie, hanno questo sistema. Le pale girano grazie a grandi motori elettrici. Perché? Perché sono, ragazzi, molto più forti, hanno molta più coppia e poi sono molto più efficienti. Ora, questo sistema sfruttato nell'automotive, secondo voi non potrebbe anche essere discretuccio? Perciò mi spiego meglio. Partiamo da un piccolo, perché alla fine le proporzioni sono notevolmente differenti. Se prima un motore diesel di una nave da crociera era quanto un appartamento, ora è quello che permette, diciamo, la rotazione del generatore può essere anche 10 volte più piccolo, perciò 10 volte meno consumi. Perciò con 10 volte meno consumi di combustibile tu puoi fare girare il generatore e far camminare, muovere la nave, o nello specifico anche un'auto. Perciò con, per esempio, un motore di un tagliaerba o di un go-kart, forse ancora più piccoli, studiati appunto per la massima efficienza, perché diciamo che oggi i motori diesel sono arrivati ad avere grandi efficienze, consumi ridotti, non rumorosi, perciò potrebbero anche essere un buon punto di riferimento. A questo cosa andiamo a connettere? Andiamo a connettere un generatore elettrico che ci andrà a generare elettricità dalla rotazione. Questa rotazione ricaricherà il pacco batteria tampone, che lo utilizzeremo, metti il caso, non lo so, in situazioni di pericolo, di urgenza, se finisce il gasolio potrai fare quel tot chilometro per esempio andare a fare carburante. Però, ragazzi, nello stesso tempo abbiamo detto che serve poca potenza per fare girare questo generatore, perché tu non stai facendo muovere un'auto, non stai spingendo una vettura, perciò non hai tutto il peso da trascinare
e perciò tutta quella coppia che servirebbe con un normale motore diesel, per esempio un 1400, un 1100. Io penso anche con la metà della metà si riuscirebbe alla grande a far ruotare questo generatore. Poi questo generatore, abbiamo detto, connesso alle batterie e anche connesso a un motore elettrico, uno o più motori elettrici che ti spingono la vettura, ok? Perciò ragazzi, facendo così, tempi di ricarica accorciati all'osso, perché il pacco batterie è piccolo, perciò già con il generatore interno lo tieni sempre carico. Il gasolio vai a fare gasolio in niente, perché non hai più quei grandi fusti o serbatoi, ecco, del gasolio grandi, perché non c'è bisogno. Ti bastano un serbatoio la metà di quello originario. Ecco, questa alternativa ragazzi si collega a un altro video, che è quello del retrofit delle vetture che ci sono oggi in commercio. Perché non sviluppano un sistema formato da un piccolo motore termico connesso appunto a un generatore elettrico e poi connesso a un motore elettrico, così da poter utilizzare ragazzi tutte le vetture che ci sono in pronta vendita nelle concessionarie, tutte le vetture già prodotte delle varie case produttrici, così ragazzi da non buttare, non far arrugginire questi mezzi. E poi potrebbe essere anche una buona alternativa. Attenzione, non stiamo parlando di auto ibride come ci sono oggi, perché le auto ibride di oggi, cioè diesel o benzina, elettrico, non fanno questo funzionamento, non hanno questo funzionamento. Quelli hanno un vero e proprio motore termico che ti spinge l'auto grande, pesante. Hanno poi anche in parallelo la batteria piccola e il motore elettrico piccolo che ti spinge quei pochi chilometri. Questa volta no ragazzi, questo è tutto totalmente differente. È sempre un'auto elettrica a trazione elettrica spinta da batterie che però vengono ricaricate e mantenute sempre cariche da un piccolo generatore termico, diesel o benzina. Ragazzi, per me questa potrebbe essere una valida alternativa, non dico per lanciare nuove auto sviluppate su questa tecnologia, no, potrebbero, come dicevo, fare dei kit retrofit di conversione, perciò utilizzare le vecchie auto. Ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto un like, mi raccomando, seguimi, commenta sotto e fammi sapere cosa ne pensi di questa idea, di questo progetto, di questa tecnologia ragazzi, che funziona. Sulle navi funziona, sui sottomarini funziona, sulle crociere enormi funziona, perché non dovrebbe funzionare sulle auto? Dico, se funziona lì, che sono sistemi enormi, che parliamo di potenze enormi, in un'auto gli viene un gioco svilupparlo. Ciao ragazzi e al prossimo video.